Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi una tecnica davvero insolita e particolare per ottenere tantissime piantine di ananas partendo dagli scarti del frutto. Normalmente si utilizza il ciuffo, io in questo caso non lo utilizzerò, ma userò i semini che ci sono all'interno della buccia, quindi io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò, perché sono certo che quando otterrete questi risultati sarete davvero contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un frutto che sia sano e maturo, quindi basterà guardare la parte esterna e se non presenta funghi, muffe o batteri e il suo colorito non è verde ma tenderà al giallo o meglio ancora al marroncino, sarà perfetto per l'operazione. Molti credono che questo sia un frutto, e in realtà non lo è, o addirittura un falso frutto come per esempio potrebbero essere le fragole o i lamponi. In realtà non lo è, non è nient'altro che un insieme di tanti piccoli frutti che crescendo insieme poi unendosi danno l'effetto di un frutto unico. I frutti veri in realtà sono proprio queste scaglie a forma esagonale che crescendo e unendosi l'una alle altre danno poi l'effetto di frutto unico ed è proprio all'interno, nel centro di queste, che se tutto andrà bene si troveranno i piccoli semi. Trovato il frutto si potrà iniziare con le operazioni, quindi la prima è quella di separare la parte della polpa dal ciuffo, semplicemente ruotando il ciuffo da una parte e la polpa dall'altra. E verrà via davvero facilmente. Con questo, volendo, metterò anche un link nel box informazioni, si potrà ottenere una piantina semplicemente pulendolo, mettendolo in acqua o nella terra. E invece noi l'esperimento lo faremo con i semini che troveremo all'interno della buccia. Adesso occorrerà aprirlo per estrarne i semini dall'interno. Considerate che i semini non sono all'interno della polpa, ma sono molto vicini alla parte esterna della buccia. Quindi io in questo caso prendo un coltello e taglio in tanti dischetti il frutto, in questo modo. Dischetti di circa 2-3 cm di spessore. E questo lo si deve fare per tutto il frutto. Ottenuti i dischetti, quindi ripeto un'altezza di circa 2 cm sarà assolutamente perfetta, si potrà spellarli e pulirli in modo da consumare il frutto senza problemi, ed è proprio per questo che io dico che insomma l'operazione è tutta a costo zero, e nel frattempo, oltre a pulirli, si potranno ottenere, guardate, qui si vede addirittura già un piccolo seme, eccolo qua, è proprio lui. Quindi questo si potrà estrarre, guardate un po', spero che si riesca a vedere, è proprio uno dei semini che poi andremo ad utilizzare per la semina, eccolo qui. Gli altri invece li troveremo, se tutto va bene, all'interno della buccia. E qui ce n'è un altro, guardate, questo è davvero pieno di piccoli semi. Provo a cambiare inquadratura per mostrarvi meglio i semi, guardate. Adesso prenderlo è un po' vicino, quindi un po' un problema. Ma eccolo qui. Questo è proprio il semino che dovremo utilizzare, uno dei semini che dovremo utilizzare comunque per cercare di ottenere le nuove piantine. Provo a mostrarvi meglio dove si formino i semi, quindi questa è una lamella intera, questa invece è tagliata a metà e infatti andando a guardare sotto, proprio qui, c'è un seme che si può estrarre tranquillamente. Ovviamente non tutte le lamelle ce l'hanno, guardate, eccolo qui. Ve lo mostro meglio per farvi capire come siano i semi di ananas. Considerate che purtroppo la germinabilità di questi semi non è altissima, quindi io vi consiglio di provare con più semi contemporaneamente in modo da aumentare decisamente le possibilità di ottenere poi le piantine. E fate una proporzione con le dimensioni del mio dito per capire quali siano le dimensioni del seme. Al fine di agevolare la raccolta di questi semini e poi casomai anche metterli da parte, procuratevi un pezzettino di Scottex e fate in questo modo, quindi raccogliete i semini e man mano che li prendete adagiateli sullo stesso, così. Alla fine dell'operazione questo è ciò che si è ottenuto. Nell'ipotesi che non li si voglia utilizzare subito o più semplicemente che ne abbiate raccolti troppi e non li vogliate utilizzare tutti, si possono semplicemente mettere in un luogo fresco e asciutto della casa e utilizzarli quando più ci aggraderà. Basterà semplicemente chiudere il tutto e mettere a dimora in un luogo fresco e asciutto. Primo metodo.
Ottenuti i semi, procurarsi un contenitore che si possa aprire e chiudere ermeticamente, possibilmente trasparente. 2 dischetti di cotone, anche quelli per succarsi andranno benissimo, metterne uno sul fondo, prendere i semi, considerate che su un dischetto di queste dimensioni, quindi di 4-5 cm, basteranno 5 semi, non di più, cercate addirittura di allargarli, se ce la fate, in modo da occupare lo spazio che avete a disposizione, dopodiché prendere l'altro dischetto, coprire e con un vaporizzatore bagnare il tutto, in modo che i dischetti siano inumiditi ma non zuppi, e semplicemente poi andare a chiudere il tutto, così, e posizionare il vasetto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti. Trascorsi all'incirca 45 giorni, riprendendo il tutto per verificare se e cosa sia nato all'interno, questi sono i risultati che si sono ottenuti. Quindi su 5 semi 2 hanno creato delle radici, questo con una radice di pochi millimetri, quest'altro una radice di circa 1 centimetro, invece questi 3 ancora nulla. Come si può notare, tutti i semi hanno comunque aumentato le loro dimensioni quasi del doppio, e comunque anche se soltanto uno di questi 5 semi dovesse poi effettivamente fare crescere la piantina, sarebbe comunque un successo, perché purtroppo la germinabilità di questi semi non è altissima. Quindi procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con del terreno che sia soffice, drenante e di buona qualità, e fare nel centro un foro di circa 2 cm. Quindi usate come dima il dito e fate in questo modo: nel centro un foro, così. Dopodiché prendere il semino e, avendo l'unica accortezza di inserire la radice verso il basso, state attenti a non rompere però la radice durante questa operazione, interrare completamente il seme, in modo che la testolina sia coperta almeno per 1 centimetro dalla terra. In questo modo eviterete che poi, quando nascerà la pianta, dato che è molto esile all'inizio, tenda da una parte o dall'altra del vaso, cadendo e spezzandosi. Così nascerà direttamente una fogliolina, se tutto andrà come si spera, e da lì poi, dal ceppo centrale, nasceranno tutte le altre. Non resterà altro che vaporizzare il tutto in modo che il terreno sia ben zuppo, ed una volta bagnato prendere un sacchetto, anche quello dell'immondizia andrà benissimo, se trasparente meglio, ed inserire il vaso all'interno, dopodiché chiudere, in modo che all'interno si crei un vero e proprio microclima con temperatura e umidità costante, e posizionare il tutto in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti, e semplicemente aspettare che poi dal vaso spunti il germoglio. E trascorsi 14 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che già qualcosa dal terreno è spuntato. C'è una piccola piantina alta circa 2 cm che si intravede. Dopo soltanto 3 giorni la piantina è cresciuta davvero tanto, si è praticamente raddoppiata. Ed arrivati al 50° giorno, non solo la prima fogliolina è cresciuta e adesso è alta più o meno 3 cm, ma se ne è formata anche una seconda, che è alta più o meno 2 cm. Passati altri 4 mesi, riprendendo il tutto, guardate un po' come la piantina si sia ulteriormente sviluppata. Le foglioline sono sempre soltanto 2, ma queste sono cresciute davvero tantissimo. Arrivati al 7° mese, così è come appare la pianta. Non solo ci sono le prime 2 foglioline che sono cresciute davvero molto, ma in più all'interno se ne sta formando una terza. Eccola qui. Quindi prima foglia nata, seconda, ed ora la terza. Man mano che la pianta crescerà, la dimensione delle sue foglie, sia in lunghezza che in larghezza, aumenterà. Infatti questa è una delle prime foglioline che è nata, davvero piccola, che adesso sta seccando e lascerà il posto a tutte le altre. Arrivati al 10° mese, così è come appare la pianta, alta più o meno 15 cm, con delle foglie assolutamente perfette, ed esteticamente devo dire che è davvero molto bella. Quindi non resterà altro che farla crescere e aspettare che questa fiorisca e produca i frutti. Secondo metodo. Il vantaggio di questo è che è sicuramente meno impegnativo rispetto al precedente, però lo svantaggio è che prima di vedere le piantine spuntare dal terreno occorrerà aspettare almeno 3 mesi, e consiste nel mettere direttamente l'oro all'interno del vaso, quindi sempre 10 cm, sempre riempito con del terriccio universale, soffice e drenante. In questo caso si potranno fare 5 fori e fare cadere all'interno di ogni foro un seme, in questa maniera, così, e ripetere per tutti e 5 i fori. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno e, coperti col terreno, vaporizzare il tutto in modo che sia ben zuppo. Trascorsi 3 mesi, riprendendo il vaso, si può notare che uno dei semi è già spuntato. C'è una piantina alta circa 1 centimetro con 2 foglioline ben distinte. Provo a
mostrarvi meglio come appaia oggi. Si può notare che le sue foglioline, anche se è così piccola, hanno già le caratteristiche di quando poi la pianta sarà adulta, quindi sottili e allungate. Arrivati al quarto mese, non solo la prima piantina si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta, ma ne è nata anche una seconda. E col passare dei giorni, circa 10 dalle ultime riprese, guardate come anche la seconda piantina stia crescendo rapidamente. Guardate quanto siano piccine, ma vi assicuro assolutamente belle da vedere. Arrivati al quinto mese, sia la prima che la seconda piantina stanno crescendo davvero rapidamente. Purtroppo dei 5 semi messi non ne sono nati altri, però già così è da considerarsi davvero un ottimo risultato. E riprendendo il tutto dopo 6 mesi, questo è ciò che si è ottenuto, 2 bellissime piantine che stanno crescendo in una maniera assolutamente sana. Quindi non resterà davvero altro che separarle e metterle in vasi singoli, in modo che ognuna possa crescere senza che l'altra vada ad interferire sul suo corretto sviluppo. Alla fine dell'esperimento questa è la piantina ottenuta con il primo metodo e questa invece con il secondo. Sono state piantate lo stesso giorno, ma si può notare che una è molto più grande rispetto alle altre due, proprio perché in questa i semini sono germinati prima. Quindi se io dovessi consigliare uno tra i due metodi che ho fatto vedere nel video, consiglierei sicuramente il primo. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.